Ciao a tutti! Questo primo video del 2024 è dedicato a chi si avvicina all'improvvisazione dopo aver studiato le scale, gli arpeggi e vari esercizi tecnici di base. Come sappiamo, le strade per diventare un bravo chitarrista jazz sono tante e ad esempio è molto utile trascrivere gli assoli dei grandi del jazz, oppure imparare le melodie di un buon numero di brani standard e ovviamente suonare il più possibile con altri musicisti. C'è poi un altro elemento che è indispensabile per la nostra crescita musicale, vale a dire la ricerca di uno stile personale che in qualche modo ci distingua dagli altri musicisti. E a proposito mi viene in mente una serata di tanti anni fa al Capolinea, il leggendario locale di Milano che ha ospitato i più grandi jazzisti di tutto il mondo. Era l'inizio di dicembre del 1984 e sul palco c'era il trio del grande Barney Kessel. Ovviamente tra il pubblico c'erano tanti musicisti e infatti era presente anche Franco Cerri, che è stato sicuramente il primo e il più importante chitarrista jazz italiano. Alla fine del concerto un piccolo gruppo di giovani chitarristi si avvicinò all'uomo in ammollo chiedendo vari consigli e suggerimenti. A un certo punto, alla domanda su quale fosse la cosa più importante nel jazz, Franco Cerri rispose: essere se stessi. Questa cosa va sempre tenuta presente e infatti una sorta di dovere del musicista jazz è la ricerca di un proprio modo personale di comporre e improvvisare. L'esercizio che vedremo tra poco serve appunto ad accrescere il proprio vocabolario musicale tramite la composizione di semplici linee melodiche a note singole. Per iniziare basta poco: un quaderno con pentagramma, una matita, la gomma e la nostra chitarra. Non è richiesta una grande padronanza del solfeggio, dato che l'esercizio prevede solo l'impiego di crome, e cioè ottavi. Si tratta di scrivere, aiutandosi con lo strumento, linee melodiche di 2 misure a tempo di 4/4, che quindi saranno formate da 17 note, 8 più 8 più 1. Le frasi melodiche possono derivare da uno stesso accordo, dalla classica progressione secondo quinto primo, oppure da armonie più complesse con 2 o addirittura 4 accordi diversi per ogni misura. Si può usare qualsiasi materiale melodico: scale maggiori, minori, modali, arpeggi di ogni tipo, scale pentatoniche, eccetera. L'importante è ottenere una melodia interessante a livello musicale e che tecnicamente sia alla vostra portata. Ovviamente la nota finale è piuttosto importante e consiglio di usare la terza, la quinta e, anche se è un po' scontata, la fondamentale dell'accordo. Come si legge nel libro Joe Pass Guitar Style, le sequenze di ottavi, eliminando la varietà ritmica, spingono l'orecchio a costruire melodie migliori.
Infatti, anche se nella storia del jazz si sono avvicendati molti stili diversi, le linee melodiche impiegate durante gli assoli sono spesso formate da sequenze più o meno lunghe di ottavi consecutivi. Dato che l'improvvisazione deve essere spontanea e istintiva, scrivere sul pentagramma può sembrare un controsenso, ma in pratica è molto utile e infatti grandi musicisti come il pianista Barry Harris e Filippo Daccò, che è stato uno dei più importanti insegnanti di chitarra jazz italiani, chiedevano ai loro allievi di scrivere una serie di linee melodiche su progressioni armoniche più o meno complesse. Questo esercizio delle 17 note è semplice, ma chi non lo ha mai fatto all'inizio dovrà avere molta pazienza. E, se vi può essere di conforto, considerate che per scrivere una frase melodica soddisfacente a volte ci metto quasi un'ora. La cosa bella è che dopo qualche tempo il vostro quaderno inizierà a riempirsi di frasi melodiche, magari non tutte meravigliose, ma sicuramente personali e autentiche al 100%. Ovviamente tutto quello che scriverete dovrà per così dire essere collaudato suonando con altri musicisti e in questo modo capirete se le vostre linee melodiche sono realmente efficaci oppure no. Dopo tante parole, eccoci finalmente alla musica. Ho preparato 12 esempi, tutti composti da 17 note e basati su armonie e tonalità diverse. In ogni esempio, dopo la 17ª nota, che conclude la frase a note singole, ho inserito qualche accordo, in modo da ottenere 4 misure, che possono essere suonate in loop. La trascrizione in PDF di tutti gli esempi è scaricabile gratuitamente dal mio sito e il link è nella descrizione sotto a questo video. Il primo e il secondo esempio sono suonati sulla progressione secondo quinto primo in Do e in Sol maggiore. Il terzo esempio è costruito sulla cadenza secondo quinto primo in Re minore. Nel quarto esempio ho usato come base armonica i primi 3 accordi di un blues in Si bemolle. Capita spesso di dover improvvisare per varie misure sullo stesso accordo e quindi
ho scritto 3 esempi che spero possano essere utili. Il quinto è basato su Fa maggiore nona, il sesto su Fa minore undicesima e il settimo su Fa nona. L'ottavo esempio deriva dalle ultime 4 misure di Setting Doll. Comunque, la linea melodica suona bene anche su un semplice secondo quinto primo in Do maggiore. Gli esempi 9 e 10 sono sempre di 17 note, ma rispetto ai precedenti sono un po' più interessanti perché iniziano e finiscono con un ottavo in levare. Anche gli ultimi 2 esempi sono di 17 note, ma iniziano con una figura ritmica molto efficace e caratteristica del bebop, un ottavo in levare seguito da una terzina. Dopo aver suonato questi 12 esempi, vi consiglio di iniziare subito a scrivere i vostri. Sono convinto che la cosa vi sarà molto utile e vi permetterà di creare le basi del vostro stile personale.
Se poi volete approfondire questa sorta di scrittura preliminare all'improvvisazione, con esempi più complessi e anche assoli completi, il mio metodo chitarra jazz e improvvisazione melodica, con i relativi video, credo che sia un buon punto di partenza. Un enorme ringraziamento per avermi seguito fino a qui e alla prossima!